110.000 miliardi di watt in un lampo di luce. Non basta per piegare l'universo. Ma cosa succederebbe se prendessimo l'energia di 100 miliardi di bombe atomiche e la concentrassimo in un punto più piccolo di un singolo atomo? Non creeremmo solo calore. Osserveremmo il tessuto della realtà contorcersi. Particelle di luce completamente prive di peso che, contro ogni logica, iniziano a deformare lo spazio circostante. Lo spazio-tempo si piegherebbe fino a chiudersi su se stesso, costruendo una prigione perfetta. Ma c'è un paradosso insormontabile che dobbiamo affrontare prima. Un buco nero è il cadavere di una stella gigante, una massa colossale che sprofonda sotto il suo stesso peso. Ma la luce non ha massa. I fotoni sono particelle fantasma. Due fasci incrociati nel buio si attraversano senza toccarsi, pesando esattamente zero. Come può il nulla gravitazionale, un'entità senza peso, schiacciare lo spazio-tempo e creare la trappola definitiva? La risposta non è nella gravità di Newton. La risposta è nell'equazione più devastante mai scritta. È uguale mc al quadrato. Questa formula nasconde un segreto oscuro sulla natura della tua realtà. Fermati un attimo. Guarda la luce intorno a te. Sembra innocua, vero? Einstein ci ha dimostrato che massa ed energia sono la stessa, identica sostanza. Immagina la massa come ghiaccio solido e l'energia come vapore invisibile. Puoi trasformare l'uno nell'altro. Questo significa che l'energia pura curva lo spazio-tempo, esattamente come fa una montagna di piombo. Un normale raggio di sole è troppo debole per deformare la tua stanza. Ma se concentri l'energia dell'intero Sole nello spazio di un singolo millimetro, la geometria dell'universo inizia a cedere. Eppure, il meccanismo esatto richiede qualcosa di più. Immagina un grande materasso elastico. Una palla da bowling pesantissima lo fa sprofondare al centro. Questa è la gravità normale. Ora togli la palla. Prendi un array di altoparlanti giganti e spara un'onda sonora violentissima al centro della stoffa vuota. Se la pressione è sufficiente, l'energia invisibile del suono piegherà il materasso esattamente come l'oggetto fisico. Stiamo per fare la stessa cosa allo scheletro del cosmo, usando la luce più letale esistente, i raggi gamma. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Quello che succede quando cerchi di confinare questa luce cambierà tutto quello che pensavi di sapere. Costruiamo la nostra macchina. Immagina una sfera colossale nello spazio profondo. Il suo diametro, pari all'orbita della nostra Luna. La superficie interna di questo guscio è tappezzata da migliaia di miliardi di emettitori laser, sincronizzati al millisecondo, puntati verso il centro esatto. 3, 2, 1, fuoco. I raggi partono all'unisono. Viaggiano alla velocità della luce nel silenzio cosmico assoluto. È un'onda anomala di energia pura che converge inesorabilmente verso un singolo punto matematico. Non c'è materia lì in mezzo, c'è solo il vuoto. E la luce sta per schiantarsi contro se stessa. Ma cosa succede quando fotoni su fotoni si ammassano nello stesso punto? Man mano che la luce si concentra, lo spazio stesso si surriscalda. Il colore del vuoto cambia, da trasparente a bianco accecante, poi a un magenta violento. La densità dell'energia diventa insopportabile. Entriamo nel regime del limite di Schwinger. I fotoni, che normalmente si attraversano senza toccarsi, ora sono costretti in uno spazio così stretto che si scontrano brutalmente. Iniziano a creare particelle di materia e antimateria dal nulla assoluto. Elettroni e positroni nascono e si annientano in frazioni di secondo. Il vuoto quantistico sta ribollendo. Stiamo letteralmente strappando materia dal tessuto stesso del nulla. È un silenzio assordante di distruzione e creazione. Ma c'è un problema termodinamico fatale che dobbiamo superare: la pressione di radiazione. Immagina di voler chiudere 1 miliardo di api inferocite dentro una scatola da scarpe. Più spingi il coperchio, più le api lottano verso l'esterno. La luce super concentrata genera una pressione termica devastante. Vuole espandersi.
vuole fuggire, vuole esplodere con la forza di 100 miliardi di bombe atomiche. Se i nostri laser non sono abbastanza potenti da spingere verso l'interno, la bolla di luce si dissiperà in un lampo letale. Una radiazione in grado di distruggere tutto nel raggio di poche migliaia di chilometri. È una lotta, all'ultimo sangue, contro le leggi della termodinamica. Ma se continuiamo a spingere, succede qualcosa di inimmaginabile. Dobbiamo iniettare energia molto più velocemente di quanto possa scappare. Denso, più denso, insopportabilmente denso. La luce si accavalla su se stessa. Il sapore metallico della radiazione estrema satura lo spazio. Raggiungiamo una densità di energia che la mente umana fatica a calcolare. E in questo esatto momento lo spazio-tempo si piega sotto il peso della luce stessa. La gravità anomala, autogenerata dai fotoni, inizia a tirare i fotoni stessi verso l'interno. La forza che voleva far esplodere la sfera viene improvvisamente contrastata da una morsa oscura e silenziosa. L'energia sta letteralmente scavando la sua stessa tomba gravitazionale. Cade più veloce, cade per sempre, ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto vedremo la formazione del Kugelblitz e l'orizzonte degli eventi di pura energia. E poi il punto di non ritorno. Raggiungiamo la temperatura di Planck, 142 nonilioni di gradi, la temperatura massima consentita dalla fisica. In una frazione infinitesimale di secondo, la gravità vince la guerra. Lo spazio-tempo si lacera e si richiude su se stesso con un silenziatore cosmico. Un orizzonte degli eventi si forma dal nulla assoluto. Una prigione perfetta, sferica e nera, tessuta dalla luce per intrappolare la luce. Il Kugelblitz, il fulmine globulare, è appena nato. La luce ha letteralmente imprigionato se stessa. Abbiamo creato un buco nero senza una singola oncia di materia solida. Ma aspetta di vedere cosa c'è all'interno. Guarda da vicino. Quello che hai davanti non è un buco nero normale. Non ha un nucleo di ferro morto al centro, né i resti di una stella collassata. È un vuoto pieno. Tutta l'energia devastante dei nostri 1.000 miliardi di laser è ora intrappolata lì dentro, ruotando per l'eternità in uno spazio più piccolo di un protone. Se potessi guardare all'interno di quella sfera nera, vedresti un inferno di fotoni congelati nel tempo, bloccati in un loop infinito. Un'esistenza che cancella se stessa. È la perfezione dell'isolamento. Eppure, questa perfezione ha un difetto fatale. Fermati un attimo e osserva. I buchi neri non sono affatto eterni o immobili. Evaporano. È la spietata radiazione di Hawking. Più un buco nero è piccolo, più velocemente sputa energia nello spazio. E il nostro Kugelblitz è minuscolo, una bestia affamata. Brucia con una potenza di milioni di gigawatt senza consumare materia solida. Se non lo alimentiamo continuamente, questa trappola perderà coesione. Esploderà in un microsecondo con la forza di una testata termonucleare, dissolvendosi nel nulla. Dobbiamo nutrirlo costantemente. Ma perché rischiare tanto? Nel 1955, John Archibald Wheeler teorizzò il Kugelblitz. Decenni dopo, scienziati come Crane e Westmoreland capirono che potrebbe essere addomesticato per viaggiare. Stiamo forgiando il motore definitivo. Una batteria infinita. Se riusciamo a bilanciare l'energia che entra con quella che esce, abbiamo la chiave per lasciare il sistema solare e raggiungere le stelle più lontane. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. E il motivo per cui l'astronave nera potrebbe essere la nostra tomba spaziale cambia tutto quello che hai capito finora. Immagina un'astronave colossale, grande come una città. Al centro esatto della nave, sospeso nel vuoto in una gabbia di campi magnetici impenetrabili, c'è il nostro Kugelblitz. Pesa quanto l'Empire State Building, ma è più piccolo di un singolo atomo. Come lo alimentiamo? Gli spariamo dentro materia, qualsiasi cosa. Roccia, polvere interstellare, spazzatura spaziale.
Il buco nero divora questa materia e, sebbene studi recenti suggeriscano che un Kugelblitz sia fisicamente impossibile da creare, teoricamente la radiazione di Hawking potrebbe convertire la massa in energia pura al 100%. È il reattore perfetto. Una fornace che non spreca nemmeno un elettrone. È un po' come avere un falò cosmico nel salotto. Se butti un ceppo di legno in un camino normale sulla Terra, ottieni un po' di calore, tanto fumo e cenere sprecata. Ma se butti quel ceppo di legno nel Kugelblitz, ottieni l'energia necessaria per alimentare l'intera civiltà umana per circa un'ora. Nessuno spreco. Zero. Usiamo l'immane energia della radiazione emessa per spingere l'astronave in avanti. Possiamo accelerare fino al 10% della velocità della luce. Con un motore del genere, Alpha Centauri non è più un sogno irraggiungibile. Le stelle diventano il nostro cortile di casa, ma è un patto col diavolo. Tieni bene a mente questo. Stiamo tenendo una tigre affamata in una gabbia di carta. Se il sistema magnetico fallisce, anche solo per un millesimo di secondo, la gravità vince. Il Kugelblitz cade, attraversando lo scafo di titanio come un coltello rovente nel burro. Divora la nave dall'interno, inghiotte l'equipaggio e poi evapora nel buio silente in una detonazione accecante. Un errore infinitesimale e tutto finisce. Stiamo cavalcando l'Apocalisse per toccare il cielo. Eppure, questa fornace mortale nasconde un segreto molto più intimo, legato all'origine stessa della materia di cui siamo fatti. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta miliardi di anni fa. È la stessa energia primordiale che ora stiamo cercando di ingabbiare nel cuore di un'astronave nera. Guardala, questa nave. Un vascello silenzioso che scivola nel vuoto, spinto in avanti dall'oggetto più distruttivo del cosmo. Stiamo letteralmente progettando di viaggiare a cavallo di una bomba a orologeria, sperando che il timer non arrivi mai a zero. E allora vi chiedo, sareste davvero disposti a viaggiare verso le stelle sapendo di avere un buco nero sotto il sedile? Fatemelo sapere nei commenti. Io sono Renderium e questa era la Forgia dell'Oscurità. Il viaggio non finisce qui, perché qui dentro l'impossibile è solo un'equazione in attesa di essere risolta. Iscriviti al canale e aiutami a mostrare al mondo l'invisibile,